Partiamo con questa cosa, con questa avventura. Sono più pesante che avere una persona sopra, però la persona non c'è. Mi piacerebbe pesarla questa moto. Oddio, caricata come gli indiani fanno in India con gli scooter. Sta cadendo la Insta. Ehi, stai su? No, stai cadendo. Torna su. Vabbè, ci vediamo quando partiamo con il socio. Ho avuto una qualche difficoltà a far manovra per uscire dal garage, dunque che qua mi dovrei dare una mano, perché non ho le maniglie. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi video un po' diverso. Come potete vedere dalle immagini qua davanti, stiamo per partire per un lungo viaggio. No, in realtà andiamo a fare una notte in tenda, visto che l'ultima volta, anche se c'è stata qualche disavventura, ci siamo divertiti. Vai un po' più piano. Vado un po' più piano. Sì, grazie. Ma io non vedo a che velocità sto andando. No, ma non stai andando forte, però per fare il video un attimo vai piano. Ah, va bene. Quindi abbiamo deciso di ritornare soli, io e lui, per un'altra serata in tenda. Come potete vedere, lui ha caricato la moto per tutti e due. Sì. Adesso faremo un primo pezzettino per fare una pausa colazione, visto che sono quasi le 8 di mattina. Siamo partiti in ritardo, sì. Sì. È vero, dovevamo partire prima, però vabbè. Puoi dire l'itinerario? L'itinerario prevede, dico subito la destinazione, cioè il lago di Resia, e per arrivare al lago di Resia passeremo per tutta la Val d'Adige, che ci piace tanto come strada perché è bella, piena di curve un po' più veloci, anche se con questa moto oggi di velocità meglio non averne più di tanta. Poi ci fermeremo un attimo a Cles, che c'è un lago anche lì, per poi arrivare a Resia e trovare il posto dove accamparci. In tutto questo dobbiamo capire dove mangiare a pranzo e dove fare colazione. Ho visto dallo specchietto. E niente, abbiamo già perso il primo pacco. Siamo partiti da 5 minuti. Yes. Va bene, siamo a posto? Andiamo a recuperare la moto. Se andiamo avanti così non arriviamo più. Adesso, senza farci ammazzare, tenterò di risalire in moto, perché devo fare un gesto atletico per salire su questa moto, dato che non ho più l'agio. Calcio volante e via. Olè, siamo pronti, ripartiamo. Nel frattempo, in questo piccolo viaggetto, stiamo anche testando un nuovo prodotto che abbiamo comprato, che è l'interfono della Cardo. Il modello non me lo ricordo perché ce l'ha lui. Sì, non me lo ricordo neanch'io. Bene. Ho preso il pacchetto da Wheel Up con all'interno un Freecom X4 e uno Spirit pilota passeggero. Sì, il Freecom è un po' più completo, diciamo, anche come funzionalità. Abbiamo una rotella che ci permette di alzare, abbassare il volume, mettere giù le chiamate, c'è tante funzioni che magari spieghiamo nel video inerente. Comunque lo stiamo testando in questa giornata, 2 giorni di moto, e vediamo un po' come si comporta. Per adesso sta andando tutto bene, si sente tutto bene, l'accoppiamento risulta, una volta che ci siamo salvati i dispositivi, risulta molto rapido. Sì, da specificare che io non ho un interfono Cardo come il suo, io ho un cellular line Edge che è di qualche anno fa ormai. Il Cardo ha questa opzione che può comunicare con qualsiasi marca di interfoni, in teoria. Noi l'abbiamo testato solo sul cellular line, però abbiamo visto che comunque si è accoppiato abbastanza velocemente. Una volta salvato, poi in 2 secondi si associa. Sì, l'unica cosa è che il mio, ossia il cellular line, forse perché è un modello un po' datato, rileva il suo interfono come un telefono, cioè proprio mi dice telefono connesso e poi ci sentiamo. Dunque non lo rileva proprio come un dispositivo di comunicazione in tutto per tutto, però lo rileva come un telefono. Comunque ci si sente bene tutto. Non abbiamo i telefoni collegati, dunque non è che passa attraverso il telefono, la comunicazione è proprio tra un interfono e l'altro. Sì, esatto, noi adesso lo stiamo utilizzando anche per provare senza avere l'applicazione aperta, senza avere il Bluetooth aperto. E niente, adesso se lo testiamo per bene in queste giornate di campeggio e poi faremo un video dove apriamo il pacchetto, ne parliamo un po' più nello specifico. Ciao cagnolino! Finalmente si comincia la Val d'Adige. Abbiamo la scimmia che saluta dal balcone. Ciao scimmia!
e possiamo partire con la Val d'Adige. Guardate qua, che spettacolo! Ah, bello. Devo ammettere che mi sento un po' tirare fuori dalle curve. Così. Tipo che la moto vorrebbe andare solo dritto o uscire completamente dalla traiettoria. Però bello lo stesso. Dai, adesso ci vediamo alla colazione. Bene, bene, bene. Andiamo al nostro bar di fiducia, no, però abitué, il nostro bar abitué. Che è quel cubo lì nero. Adesso parcheggiamo le moto e facciamo la Colazione. giriamo qui. Parcheggino per moto, tac, tattico. Fammi spazio, né? Sì, sì, ti lascio tutto lo spazio, ti lascio 2 parcheggi moto. Grazie. Aspetta, ce la faccio io qua, sì, a passare. Aiuto. No, no. Ci sono dei cannolini sfiziosi. Sembrano buoni, ma non possiamo inzupparli nello spritz. 2 spritz. Colazione finita. Adesso ti do una mano a spostare la moto. Possiamo ripartire. Adesso ci sono 22 gradi, inizia a scaldarsi la giornata. Ripartiamo verso Cles, dove ci fermeremo a guardare un attimo il lago, poi vedremo dove fermarci a mangiare. Ma questo è un camion con sopra un camion. Abbiamo beccato il raduno dei ricconi e noi ci siamo infiltrati. Questa è una Aston Martin, quella Ferrari là però è strana. Io non sono esperto, non so che cazzo è questa, però è bella da dietro, probabilmente anche da davanti. Che cazzo è? Bella. Sono tutti neopatentati. Non lo so. Questa è un R8 la coupé. Voilà. C'è una McLaren questa. Cata. Ah! Scusa motociclista, non ti ho salutato perché ero impegnato a guardare la macchina. Dai, tirami 2 o 3 scannate però. Devo stare attento che se ci vado nel culo è un macello. Lamborghini, non so. Le macchine belle sono finite. Comunque costeranno un sacco di soldi, sono bellissime e tutto, ma secondo me in questo momento ho più capacità di carico io che loro. Ah no, non si vede perché questa è la diga che hanno fatto per la centrale idroelettrica nel 1900, tra il 1950 e il 1960. Da qua non si vede il lago perché si vedeva la diga. Questa diga qua, come ho appena detto, è stata costruita alla fine degli anni 50, inizio 60, e è quella che ha dato origine al lago di Cles, perché prima era solo una zona un po' paludosa, c'era un piccolissimo laghetto ma era più una zona paludosa, e hanno creato questa diga per fare una centrale idroelettrica e ci è venuto a formare il lago di Cles, e ha la particolarità di avere proprio dei veri e propri cicli nel quale è molto pieno e a seconda delle esigenze lo svuotano quasi del tutto con la centrale idroelettrica per produrre energia, appunto, e lo svuotano talmente tanto a volte che si riescono a intravedere i muretti delle vecchie abitazioni che c'erano una volta
dove adesso c'è il lago, e a volte anche il fondale, si inizia a intravedere i confini e il fondale del vecchio laghetto che c'era da quanto lo svuotano. È un po' un problema per quanto riguarda un po' la fauna e la flora del lago, infatti questi svuotamenti così intensi danneggiano un po' le piante e gli animali del lago. C'è uno scorcio, scusa se ti interrompo, guardate che meraviglia, molto bello. Sì, comunque sui lati del lago infatti si vedono come le pareti proprio di un canyon, perché sono tutte le volte che il lago viene alzato e abbassato a seconda delle esigenze, proprio si vede al lato fin dove arriva il lago a volte. Adesso andiamo a vedere dal punto un po' più panoramico. Ok, siamo arrivati al punto panoramico. Lungo questo ponte qua dovremmo riuscire a vedere il lago, giusto? E dopo facciamo un check, vi facciamo vedere cosa abbiamo messo, dove abbiamo messo tutta la roba per il campeggio di stanotte. Prendo su le chiavi, non si sa mai, mi fa male dappertutto. Sono anziano. Oh wow, oh guarda, che bello, spettacolo. Facciamo un check della roba che abbiamo preso su per questa notte in tenda. Partendo dal fuori, che è abbastanza evidente, le 2 tende, 2 sacchi a pelo, qui dentro c'è anche il cuscino, quello gonfiabile, e in realtà qua fuori, Che non si vedono, cioè si vedono ma non si vedono. sono 2 sedie da campeggio incastrate. Castonate dietro la moto, però frecce si vedono, stop si vede. In realtà infilato qui c'è anche il trepiede per fare i video che ci servono, l'altro sta uscendo un po'. Sì. Valigia sinistra, acqua, i nostri 2 materassini, i miei vestiti, il mio antipioggia, le salviette per pulirci le mani e basta. Di qua invece ci sono i miei vestiti. Le teglie, Sì. panini, tutti i tuoi vestiti, le tue ciabatte. Ah, di là ci sono anche le mie ciabatte. Bombola Certo. del gas. Ah, c'è anche La bomba mia del- luce da campeggio e basta. Qui c'è il telo cerato per l'umidità, lo zaino con il bere e il mangiare, con la roba in fresca. la tua maglia termica, E poi la cosa più bella è qui dentro. che era l'ultimo spazio che c'era rimasto. Beh, considerate che ci sta un cavolo di fornellino per intero, già montato con la bombola dentro. Powerbank gigante, questo è il compressore, gli occhiali da sole, la torcia. Cioè, comunque non sembra, sta borsetta qua tiene un bel po' di roba, E tra l'altro è chiusa, cioè La potrei puoi anche stendere. estendere. Sì. Adesso cerchiamo da mangiare e un benzinaio. Andiamo a fargli il pieno perché per stare dietro a lui, ciuccia, che bella. Che bel cancello, bellissima. Benzina fatta, adesso ci fermiamo a mangiare in questo ristorantino qua, ristorante pizzeria, che abbiamo trovato sempre qua vicini al lago di Cles, e poi ripartiamo verso il lago di Resia. Eccoci qua. Eccoci qua. Sali minerali. Buon appetito. Buon appetito. Sembra... Cosa mi devi chiedere? I soldi della spesa. Vuoi i soldi? Pagami. Oh, piega piano che perdi le robe, Davvero? Ma no, scherzo! Ah, No, sono io che sono in fase di digestione, allora ti faccio rallentare un po'. ma quando ci sono le curve bisogna divertirsi, anche con tanta roba dietro. Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora, muovi! Comunque questa zona che non abbiamo capito se è un passo o no, perché non abbiamo visto nessun cartello. L'unico cartello che abbiamo visto è Novella. È la strada che da Cles va a Merano. Però guardate che roba. Cioè, siamo proprio in mezzo a 2 montagne ed è proprio bella come strada. Sì, è una delle strade più belle questa. Tante curve, cioè, ma guarda che non c'è un mezzo metro dritto, Stupendo. Perché non abitiamo qui noi? Cioè, è piena di curve, ma non ci sono curve strette e fai tutto proprio allegro. E anche poi guarda, cioè, ma che roba! Ma che roba, guarda che roba. Ma che benessere. Benessere. Bellissima, bellissima.
mucche! Cioè, che roba è? Guarda! No, vabbè. Guarda che figo! C'è un tornante in galleria. No, non l'ho mai visto un tornante in galleria. Mezza galleria. Adesso nelle riprese non è che abbiamo ripreso tutto, ma è tanto che stiamo facendo questa strada, eh. Sarà mezz'oretta perché siamo partiti appena siamo partiti è iniziata. Bellissima, bellissima ragazzi, provatela assolutamente. Che spettacolo, guardate che roba. Mamma mia. L'asfalto qua è pazzesco, ma qua l'hanno appena rifatto però. Cioè, guardate che... Mamma mia. Di là, prati, montagne, basta. Niente. Bellissimo. Comunque abbiamo tipo 10 km per arrivare al lago di Iresia. Una volta arrivati al lago mi riposo un attimo le chiappe perché non ne posso più. Facciamo un aperitivino, ci guardiamo il lago, diciamo due cose su il perché c'è un campanile immerso in questo lago. Vuoi già dirlo intanto che ci dirigiamo verso il lago? Oggi fai tu il professore. Va bene. Allora, non mi ricordo l'anno esatto però, professore. Tra il 1948 e il 1950. Comunque in quegli anni lì hanno deciso di creare anche qui, come hanno fatto al lago prima di Cles, anche qui hanno voluto creare una diga per la produzione di elettricità, cioè con una centrale idroelettrica. Per creare appunto la diga hanno dovuto sbarrare il fiume che poi ha creato il lago. Prima di fare tutta la diga ovviamente hanno tirato giù, abbattuto tutti gli edifici che erano presenti nella valle, che appunto dopo sarebbero stati sommersi, tranne il campanile della chiesa. È l'unico edificio che non hanno abbattuto, essendo così alto, affiora dalle acque del lago che ci ha creato. Quella parete lì verde, che non è una collina, ma è la diga del lago di Iresia. Quindi adesso attraverseremo quella parte per vedere il lago. Solo quella parete lì rocciosa sembra un quadro. Eccolo, boom baby, ecco il nostro lago di Iresia, finalmente. Eccolo qua. Che spettacolo. Wow. Dovrebbe essere là comunque vicino al paese, se non sbaglio. Potremmo accamparci su una di queste montagnette là in alto. Vista lago. Ah sì. Manca tanto? Mi dà come punto che il campanile è proprio qua. Qua dove? Non prendeva un cazzo, si è bloccato. C'è da girare giù qua forse? Forse sì, era là. È qui che continua al lago, entro qui. Io ti giuro che non l'ho fatto apposta. Eccolo, ho trovato il campanile. Guardalo.